Ciao a tutti ragazzi ed amici di Domi Digital. Oggi vediamo come alimento i miei cari animali, pesci e coralli con artemia congelata. Eccola qui. Adesso vi faccio vedere, lo faccio circa una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, altrimenti l'alimentazione che faccio generalmente è secco con una mangiatoia automatica programmata con il wifi, quindi è completamente automatica, che fa 2 volte al giorno. E qui in alto c'è una regolazione che ho fatto con una penna 3D in modo tale da decidere il flusso in base alle mie esigenze. Adesso vediamo come utilizzo questo prodotto, che praticamente è artemia congelata. Vi faccio vedere come si utilizza in modo molto facile. Bicchierino del caffè Borbone, ci mettiamo dentro la nostra zolletta, poi prendo un po' d'acqua e poi aspetto, guardate che comincia già subito a scongelarsi e praticamente vedete che si cominciano a staccare tutto. Io non utilizzo, cerco di limitare al minimo l'utilizzo dell'acqua che si va a generare, perché essendo un cubetto di ghiaccio sicuramente ci sono delle sostanze che si vanno a mischiare con l'acqua, non sono nocive, ma evito di utilizzarle nel limite del possibile. Quindi aspetto praticamente che si sciolga, mi aiuto agitando magari con la siringa stessa, e a breve vi faccio vedere come la utilizzerò per dare a mangiare ai miei pesci e coralli. Si è quasi scongelata, agito un po', vedete? Agito un po', agito, vedo già che la maggior parte si è scongelata, vado dentro e aspiro con una siringa, vedete? Praticamente qui dentro ci sono tutte le mie artemie con le quali andrò a alimentare. Quindi qui sono due le opzioni: o la giro a testa in su, faccio scendere, aspetto che scendano tutte le artemie e poi praticamente elimino l'acqua in eccesso buttandola di nuovo nel bicchiere, finché cerco di raggiungere praticamente la concentrazione massima nel limite del possibile. Un altro metodo è filtrarle scartando l'acqua e poi praticamente metterle nell'acqua pulita e poi aspirarle di nuovo. Ecco qua, vedete? Allora adesso ho raggiunto, diciamo, un'ottima concentrazione e poi andiamo a vedere come alimento. Prima di tutto andiamo ad alimentare i pesci. E loro impazziscono, ne vanno ghiotti, veramente ghiotti. Adesso la cosa che andrò a fare è alimentare praticamente la mia eofilia. Vedete, praticamente ci sono tantissime bocche, spero di riuscire a farle vedere bene. Qua ce n'è una, qua sotto 2, 3, 4, ma veramente ce ne sono veramente tantissime. Adesso vi faccio vedere come con lo stesso sistema prelevo le altre artemie e gliele vado a appoggiare delicatamente sulla loro bocca, in modo tale da cercare di alimentare tutti i calici, no? Per questa fase la cosa che farò, andrò a selezionare sulla pompa di movimento feed, lo manterrò premuto finché le pompe di movimento non si fermeranno in modalità cibo. Essendo che le mie pompe di movimento sono collegate, come facevo vedere nell'altro video, una all'altra, in cui una è master è lei e l'altra è slave, andrò a praticamente selezionare questo tasto praticamente sopra alla master, in modo tale che bloccherà lei e bloccherà anche la slave. Come vedete la pompa praticamente è ferma. Adesso attualmente in vasca è attiva soltanto la pompa di risalita. Posso fermarla in modo tale da semplificare ancora di più l'alimentazione, perché vedete adesso il cibo con le pompe di movimento tutte attive si andrà in giro per tutto l'acquario e quindi magari la nostra eofilia riuscirà a trattenere poco. Adesso vi faccio vedere come alimento direttamente con tutta
l'acqua praticamente ferma, con pompe di movimento ferma e pompa di risalita ferma. Da questa inquadratura si riescono a vedere ancora meglio praticamente i calici. Vedete quanti ne sono? Ce ne sono veramente tantissimi. Qua, 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 qua. Cioè, veramente lei la chiamo la regina del mio acquario, perché è il corallo che io adoro più di tutti. È un LPS fantastico, veramente fantastico, delle grandissime soddisfazioni. Pensate che arrivato a casa era un calice, ce l'ho da circa 3 anni, passata dal mio Nano Reef a questo, ed è cresciuta già nel Nano Reef in una maniera allucinante. Adesso sta andando un po' a rilento perché la vasca è giovane, ma piano piano si sta riprendendo. Eccomi qua, allora sono qui, ok, e praticamente mi vado ad appoggiare. Come faccio? Vedete come qua i tentacoli praticamente aggrappano. Questa qui sotto è quella che generalmente prende meno cibo, quindi mi accerto che sembra quella un po' più aperta, come se è alla ricerca di qualcosa da mangiare. Poi giù qui cerco di, diciamo, di accontentare tutti, dai. Guardate subito come il pesciolino, l'Ocellaris arriva subito a rubarsi il cibo. Pensate che nel Nano Reef qui addirittura è arrivato il paguro, anche lui a rubarsi qualcosa da mangiare. Calma, calma, ce n'è per tutti, ragazzi. Tanto sono arrivati tutti a banchettare mentre andavo a fare un altro carico. Eccomi qua. Calma, ragazzi. Eccoci qua. Anche la damigella è arrivata. Guardate quanto è bella. Anche tu qua dietro non hai preso quasi niente. Eccoti qua, eccoti qua. Vado a dare qualcosa qui dietro, anche se non si vede bene. Pensate, ragazzi, che nel Nano Reef per un periodo gli Ocellaris erano entrati in simbiosi con lei. Poi si sono spostati su Rhodactis. E adesso praticamente in questo nuovo acquario sono nel Sarco, perché sono presi una casa, diciamo, leggermente più grande, va. Adesso, dopo aver fatto l'eofilia, vado a darne un po' ai miei Rhodactis, che anche loro ne vanno ghiotti, anche se, diciamo, reputo di minore importanza in confronto a fare questa procedura dell'eofilia. Cioè, se uno non ha soltanto molli tipo Rhodactis eccetera, diciamo che non è essenziale, è un di più. L'importante è avere i giusti alimenti in vasca. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere bene. Lo faccio anche i Rhodactis, eccomi qua con la mia dose, eccola qua. Appoggio, guardate qua come aggrappa. Io spero che si riesca a vedere, a cogliere questo momento, che secondo me è una cosa estremamente bellissima. Adoro fare questa cosa, alimentarli così. Poi vi faccio vedere, c'è un altro piccolino lì dietro di Rhodactis che si è sdoppiato. Vado a mettere anche un po' lui. L'intenzione è fare su questa fiancata della rocciata, far crescere un bel tappeto di Rhodactis, speriamo ci riesco. E poi c'è un altro piccolino qui su, ho fatto un piccolo, ho spostato uno che si era sdoppiato, vediamo un po' se riesce a prenderlo. Ok, dai ragazzi, ci siamo. Ok, diciamo che quelli principali, gli altri non avrebbe senso perché non hanno una bocca, quindi non avrebbe senso. Guardate qua i Rhodactis come si sta chiudendo, una cosa bellissima, guardate come si chiude, sta chiudendo. Alcune volte potrebbe capitare che se si alimentano bene potrebbero chiudersi e rimanere magari chiusi, soprattutto lo facevano soprattutto gli anemoni, a cui in passato davo anche un pezzo di gambero. Deve essere buono, di prima qualità, deve essere il gambero migliore che vi potete mangiare anche voi. Guardate come si chiude, è bellissimo. Guardate, ragazzi, come si è chiusa, come sono chiusi i Rhodactis e come il paguro ci sta banchettando dentro.
guardate come pulisce. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e seguite il canale. Grazie mille ragazzi, buona giornata a tutti, Domi Digital.